Ciao ragazzi, ben ritornati e benvenuti su Ferrovie in miniatura. Io sono Gio. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente riprendiamo, è arrivato settembre e finalmente ripartiamo con i lavori. Tante motivazioni per questa mia assenza, dovute a tantissimi cambiamenti per quanto riguarda sia la mia vita privata e lavorativa e soprattutto per quanto riguarda l'ambiente in cui sto lavorando. C'è da dire che, lo sapete benissimo, ora mi trovo all'interno di un box, di un garage, dove purtroppo questo garage è esposto in un luogo che ha tutte le problematiche possibili e immaginabili, perché in estate fa caldissimo, in inverno fa freddissimo, insomma non è uno dei più, diciamo, dei posti migliori per fare del modellismo. Però c'è una buona notizia. La buona notizia è che, come ho già anticipato in tanti altri video, sto per cambiare casa, ci vorrà ancora un po' di tempo e l'idea è quella di portare questo plastico e tutti i prossimi plastici nel mio laboratorio nuovo della nuova casa. Ci saranno un sacco di novità, ci sarà il plastico addirittura nel giardino, ma di questo ne parleremo molto più avanti, ci vorrà ancora parecchio tempo. Detto questo, però, non ci demoralizziamo, cominciamo lo stesso. Perché questa parte che vedete alla mia destra del plastico, che è un modulo A, B e C messo insieme, quindi un plasticone abbastanza grande, lo devo, diciamo, finire tra virgolette in questa location, perché non posso fare altrimenti, non posso portarmela a casa. Mentre quando finiremo questa zona, i prossimi moduli, che sono molto più piccoli e contenuti, li porterò direttamente in casa, quindi quest'inverno lavoreremo da casa e quindi dovremo riuscire a farcela a fare più contenuti. Detto questo, vi ricordo che questo è il plastico del nostro amico Daniel, che salutiamo e che ringraziamo della sua partecipazione, che stiamo sviluppando in maniera ovviamente molto lenta, ci vorrà un po' di tempo per finirlo e lo faremo ovviamente in base alle nostre possibilità. Abbiamo tantissimo lavoro da portare avanti, abbiamo completato nel frattempo la zona navetta, che adesso andremo a lavorare su quella. Piccolo spoiler e poi cominciamo con il video. Ok, quello che vedete è un'anticipazione del progetto in scala N e questa è la visuale in 3D più o meno di quello che è la mia intenzione. Poi comunque andremo ad approfondire e a modificare alcune parti, ma vi invito poi a guardare il video precedente a questo, dove appunto ho parlato e ho spiegato come funziona la costruzione di questo plastico in scala N. Ecco, lo spoiler era proprio quello della scala N. Infatti, come avevo promesso, il plastico in scala N comincia. Vi farò vedere nel prossimo video il progetto nel dettaglio e, come appunto stavo spiegando prima, è un plastico che si muoverà in base all'andamento del vostro supporto. Quindi grazie per tutti coloro che l'hanno già fatto e per quelli che cominceranno a farlo. E poi ci sarà un'altra sorpresina, stiamo ancora decidendo io e Sil, che adesso vi faccio vedere tra poco nel video, che tipo di plastico fare prossimamente, ma abbiamo bisogno anche di un vostro supporto. Mettete nei commenti un vostro suggerimento, perché so che sicuramente tutti siete per la scala H0, però raga, ho tanto materiale in scala N da fare fuori, quindi vediamo di trovare un equilibrio per fare il plastico nostro, diciamo quello personale, che sarà modulare. Che cosa faremo adesso, ragazzi? C'è da fare la zona navetta. Voglio andare a lavorare un po' sui binari e nel frattempo andare a lavorare anche sulla parte elettrica ed elettronica, perché dobbiamo cominciare a predisporre questo modulo ad essere praticamente alimentato. Ma prima di farlo, lasciate che vi presenti Sil, per chi non la conoscesse ancora. C'è da dire una cosa, lei è Sil. Ciao! Trovate il link qua sotto per vedere il canale di Sil Play e il canale di Gio Creepy, dove lavoriamo insieme. Però vabbè, detto questo, è un mondo a sé per i ragazzi magari un po' più adolescenti. Se volete seguirci, ci trovate su quel canale. Raga, invece adesso parliamo di qualcosa di bello che faremo in questo canale. Sì. Perché sei venuta a far parte anche di questo canale? Cosa abbiamo in mente di fare? Finalmente abbiamo deciso di fare il nostro plastico, quindi questo plastico in realtà sarà fatto a nostra fantasia, quindi ci sarà... Sì, no, aspetta. No, non dire a nostra fantasia, se no pensano di viene fuori un altro plastico fantastico. No, sarà un plastico che avrà un tema ben definito, sì, sarà modulare e lo cominceremo ancora prima di andare via da questa casa, ma sì, lo cominceremo a breve. L'unica cosa che dobbiamo capire era la scelta della scala, se scala N o scala H0. Come dicevo prima, lei non lo sa, ma ho tanto materiale sia in scala H0 e in scala N da far fuori, nel senso che mi avanzava dal vecchio negozio, ok? Okay. Soprattutto binari, quindi siccome la scala N mi sta piacendo molto, ma ovviamente ragazzi il scala H0 è il top, ci piace di più, diciamo la verità. Sì, perché ci sono i dettagli, si possono fare tante cose e tanti ambienti. Adesso dobbiamo anche capire che tipo di ambiente vuoi, Gio. Esatto, tipo montagna, città. Tutto faremo, perché il plastico sarà modulare, quindi ci saranno varie zone, varie sequenze, quindi zone montuose, zone di campagna e zone di città. Ma detto questo, raga, sarete anche voi a contribuire a questa cosa, perché questo plastico che faremo insieme io e lei è un plastico dove non dovrete donare, dove non chiediamo niente, è un plastico nostro, mio, suo, che pagheremo noi, ok? Soprattutto lei.
Vabbè, scherzavo. Quindi cosa faremo? In questo plastico vorremmo mettervi anche a voi in condizioni di darci delle idee. Quindi mettete nei commenti qua sotto se volete vedere la costruzione di un plastico in scala H0 modulare o in scala N. Per adesso. Quando andremo nella nuova casa la promessa è scala G. Benissimo, hai visto che hai imparato. Allora, comunque, detto questo, ok, quindi ora mi dai anche una mano visto che sei qui. Ok, prepariamo il nostro mini plastico stile Amburgo in miniatura. Sì, ciao. Tutti gli ambienti puoi mettere. Comunque non è questo video, adesso io devo andare avanti col plastico di Dania, vi devo far vedere un sacco di dettagli e meno male che ci sarà lei a darmi anche una mano per quanto riguarda le riprese e i dettagli, quindi mi darai una mano in più. Raga, partiamo, troppe chiacchiere perché ora devo cominciare a lavorare seriamente e farvi vedere che ho veramente tantissimo lavoro da fare. Let's go! Allora ragazzi, questa è la zona della linea navetta che avevamo completato l'altra volta. Poi c'è la parte sopra qui dove passa appunto la linea passeggeri e linea merci che stiamo ovviamente ancora completando, quindi c'è veramente tantissima roba da fare. Ora qui abbiamo da sistemare ancora l'impostazione del terreno, sistemare la massicciata che è stata piazzata ma deve essere ancora lavorata, diciamo rifinita, poi va verniciata la massicciata e soprattutto voglio verniciare anche i binari, quindi lavorarli un attimino, perché è una zona di commercio, è una zona dove comunque oltre alla navetta facciamo movimentare, grazie all'introduzione di questo piccolo scalo merci, alcune movimentazioni merci che rendono il gioco molto più divertente. Chi magari mi segue per la prima volta o da poco, magari non ha sentito mai parlare di questo plastico, è il plastico di Dania in scala H0 fatto con binari Pico e che praticamente è un plastico del tutto fantasioso, nel senso che non rispetta nessun tipo di ambientazione né tantomeno nessun tipo di normativa. È un plastico che deve essere soprattutto giocoso, quindi dare la possibilità all'utente di giocare tantissimo in poco spazio. Cosa dobbiamo fare adesso? Una cosa che vorrei fare in questo momento è cercare, prima di fare la lavorazione dei binari e del prato, è quella di andare ad alimentare questo modulo. Inizialmente questo era stato pensato come modulo A, B e C, ma è stato poi unificato per motivi logistici. Questo significa che questa parte diventerà un modulo unico e di conseguenza verrà alimentato tutto insieme, compresa la navetta, perché comunque tutto l'impianto verrà gestito da una centralina ESU e di conseguenza verrà gestito con l'unico booster, perché è talmente piccolo l'impianto che necessita solamente del booster della centralina stessa. E nello stesso tempo sto ancora pensando anche se tenerlo separato dall'impianto di sopra o mettere tutto insieme, ma questo lo vedremo più avanti perché probabilmente andremo a fare una modifica al progetto iniziale che se non avete ancora visto vi invito a guardarlo nel link qua sotto dall'inizio per capire com'era il progetto in fase, diciamo, di startup. Ma ora ragazzi andiamo a cominciare la lavorazione. Io mi occuperò della parte dell'impiantistica, mentre Sil probabilmente comincerà a lavorare sulla verniciatura dei binari. Raga, ma prima di cominciare a metterci a lavorare seriamente, sembrerà strano, ma abbiamo uno sponsor da ringraziare che voglio farvi vedere in questo video. Sil, per favore, se me lo passi, grazie, thank you. Abbiamo l'aspirapolvere che vi ho anticipato nella community qualche giorno fa. Piccolo unboxino veloce, importante, perché questo trovo che sia, previo anche i miei accordi con chi lo costruisce, uno dei migliori aspirapolveri del mondo del modellismo ferroviario, perché questo ci permette di lavorare con una certa potenza e soprattutto una certa autonomia, perché questo aspirapolvere che adesso vi faccio vedere, ora prima vi faccio vedere gli accessorini, ci sono dentro una prolunga per andare sì sotto le montagne, ora vi farò capire come, un classico diciamo appoggio normalissimo diciamo per andare a lavorare sui binari e sulle zone insomma in giro per le strade, la spazzolina che è comodissima, poi c'è questo qui che però forse è più indicato magari per zone magari che ne so montuose eccetera eccetera. Detto questo, trovate dentro anche un piccolo cavo con attacco USB, quindi comodissimo, potete attaccarlo in macchina, potete attaccarlo al computer dove volete e vi ricarica in 2 ore e mezzo il nostro apparecchio. La cosa bella che voglio dirvi è che questo apparecchio è molto pratico, guardate che bello, e la cosa ancora più bella è che c'è il filtro che c'è all'interno qua dentro, c'è un filtro, speriamo di riuscirlo a togliere perché io ho una mano ferita che mi sono fatto in questi giorni. Ecco qua, sì, con un po' di fatica l'ho tolto perché è nuovo. Questo filtro è fatto di un materiale gommoso, plasticoso e praticamente lo potete lavare sotto l'acqua tranquillamente, quindi non dovete cambiarlo ed è comoda questa cosa, anche perché vi permette di pulirlo ogni volta quando cambiate materiale, tipo se state lavorando con l'erba a filo medio o se state lavorando con la massicciata potete pulirlo in modo poi da andare a fare il lavoro di recupero. Cosa vuol dire lavoro di recupero? Quando andiamo a fare
la stesura di erba o di pietrisco, spesso quello che non rimane incollato lo andiamo a recuperare, in modo che non lasciamo polvere ovunque e soprattutto non vada a finire la polvere all'interno degli ingranaggi dei nostri rotabili. Detto questo, cosa importantissima, è il serbatoio adatto proprio alla nostra tipologia di lavoro. Vedete? Proprio un classico serbatoio piccolissimo per mantenere proprio una stesura di erba da mezzo chilo. Detto questo, andiamo a rimontarlo, ed è molto semplice, ok? E a incastro, e poi finalmente lo possiamo accendere. Ragazzi, vi posso garantire che ha un getto veramente abbastanza idoneo per quello che dobbiamo fare noi. Perché dico questo? Perché noi non dobbiamo usare l'aspirapolvere di casa tipo effetto uragano all'interno del plastico, che ci prosciuga addirittura gli abitanti del plastico, come mi è già successo di sollevare qualche personaggio e portarmelo via e dimenticarmelo per sempre. Vabbè, detto questo, la cosa bella è che abbiamo anche questa prolunghina che ci permette appunto di andare a lavorare in punti scomodi, dove magari non ci arriviamo, vedete? Quindi è flessibile per poter arrivare dietro le montagne, sotto le gallerie, quindi lo trovo veramente fantastico. Link in descrizione per comprare su Amazon questo aggeggio, costa veramente pochissimo, e soprattutto vi ricordo che su Amazon, se acquistate col mio link di affiliazione, non fate altro che supportarmi. Grazie. Facciamo un piccolo test per farvi vedere. E soprattutto sui binari. Con la spazzolina ci aiuta moltissimo a grattare ciò che non è stato incollato. Ok raga, cominciamo a lavorare. Ora con un piccolo attrezzino andiamo a pulire i punti dove magari abbiamo, per sbaglio o per qualsiasi altro motivo, mandato alcuni sassolini o comunque il pietrisco, la massicciata, sopra le traversine. Nella realtà succede, si trova spesso, ma io magari voglio tenere un'ambientazione un po' più pulito e magari in qualche punto lo lascio e in qualche punto no. Quindi andiamo con questo attrezzino a grattare nei punti dove magari ci dà fastidio. Ma cosa ancora più importante di quella che vi sto dicendo, ma soprattutto nella parte interna del fungo della rotaia, cioè qua. Perché? Perché qui rotola il nostro rotabile, l'assale. Se io per esempio in questo caso, vedete, qui abbiamo un punto dove c'è qualcosina da togliere, se io faccio passarci sopra un assale, quindi un carro, una carrozza, sentirete proprio che emetterà un saltellio, fa tac 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 tac, che potrebbe essere un problema di deragliamento, soprattutto in velocità. Come vi faccio notare, sentite? Avete sentito? C'è stato un piccolo saltellio, non so se rende il suono del microfono, comunque c'è, che è dovuto magari a questo. Ecco, lo tolgo e a questo punto il problema non sussiste, vedete, più liscio. Ok? Dobbiamo stare attenti soprattutto all'interno. All'esterno diciamo che all'esterno non è un problema, perché appunto l'assale non tocca e quindi non crea problemi, però esteticamente magari non è bello da vedere, e quindi, visto che non è bello da vedere, possiamo comunque pulirlo. Premetto che questa massicciata che ho steso l'altra volta non mi è piaciuta come l'ho messa, sono sincero, infatti andrò a pulirla e ritoccarla nei punti dove magari non è stata proprio messa granché. Faceva troppo caldo, ho dovuto fare le cose in fretta, e come ho sempre detto, le cose di fretta non portano da nessuna parte. Ed ecco la motivazione che magari preferisco fare meno video, ma cercare di fare i lavori con una qualità molto più alta. Ok ragazzi, abbiamo fatto un po' di pulizia, abbiamo pulito i binari, e ora, prima di andare a fare tutte appunto i cablaggi elettrici per cominciare ad avere stabilità di conduzione di questa tratta dei binari, facciamo un test. È andata via la luce intanto, tutto regolare, perché in realtà questa luce era accesa da tanto, perché è più di 2 ore che siamo qui, anche se voi vedete i tagli, ma abbiamo fatto tantissimo lavoro.
andiamo a fare un test di manovre per vedere se in realtà i treni si muovono in maniera abbastanza omogenea. Ovviamente andremo a risolvere eventuali problemi di saltelli e di malfunzionamenti qualora ce ne fossero. Facciamo un po' di manovre e testiamo. Sto viaggiando ai minimi regimi per testare proprio l'efficienza dei binari, ok raga? Consideriamo che non sono stati puliti proprio in maniera proprio del tutto perfetta, però già così abbiamo un risultato molto accettabile. Qua abbiamo un avvallamento e dobbiamo risolverlo. Assistiamo all'entrata, diciamo, nella fase del tronco finale, considerando che i binari ancora, ragazzi, non sono del tutto proprio perfetti, c'è ancora da lavorare tanto. Regimi minimissimi, guardate che roba. E ora entriamo nel tronco dall'altra parte dove c'è lo scalo, in quel punto che vedete ragazzi, dobbiamo farlo arrivare lì. Portiamo fuori la locomotiva. E andiamo a prendere un altro vagone. Raga, direi che più o meno ci siamo, c'è tanto da lavorare ancora, ora lo farò ovviamente perché sono tutte parti che devo andare a fare piccole sistemazioni qua e là. Ovviamente non vi faccio vedere il video altrimenti diventa noioso, però io vi aspetto al prossimo video dove andremo a vedere come ho fatto gli allacciamenti elettrici in modo da dare continuità a tutto il sistema e poi andremo a lavorare sulla massicciata e sulle rotaie, quindi andremo a colorare le rotaie, cosa che farà Sil perché ha più
occhio di me per quanto riguarda i colori, perché sapete sono daltonico. E quindi niente, per adesso il video finisce qui, spero che vi piaccia, vi aspetto al prossimo video, vedremo anche il plastico in scala N, mi raccomando commenti, iscrizione e alla prossima, ciao!